Dopo aver scoperto le radici e la cultura profonda della Macedonia del Nord, oggi entriamo nella dimensione più contemporanea del paese, che si muove tra passato ottomano, eredità jugoslava e desiderio di futuro europeo. A Tetovo, la moschea di Pinta racconta la forza dell'identità albanese, parte essenziale della società macedone. Il canyon di Matka mostra il rapporto millenario con la natura, mentre il monte Vodno e la croce del millennio svelano la centralità della tradizione cristiana nella vita del paese. E poi Skopje, una capitale che unisce fortezze bizantine, bazar ottomani, musei nazionali e un centro ricostruito in chiave monumentale con il progetto Skopje 2014. Qui, più che altrove, si vede un paese che cambia, che si costruisce e ricostruisce, che mette in discussione chi è stato e chi vuole diventare. Il terzo giorno è dedicato proprio a questo, capire la Macedonia del Nord del presente, con tutte le sue sfumature, le sue contraddizioni e la sua ricerca continua di un posto nel mondo. Amici, bentornati in Macedonia del Nord e bentornati a Tetovo. La città di Tetovo si estende ai piedi delle montagne del Sar, attraversata dal fiume Pena. Il fiume divide la parte vecchia da quella nuova e qui inoltre i collegamenti con Skopje sono frequenti, quindi nel caso non voleste prendere la macchina è ben collegata. Sulla riva meridionale di questo fiume sorge uno dei monumenti più particolari di tutti i Balcani, ovvero la moschea di Pinta. La moschea di Pinta, conosciuta anche come Pasha's Mosque, risale al XV secolo. La struttura attuale è frutto di una ricostruzione del XIX secolo dopo che un incendio distrusse buona parte di Tetovo 200 anni prima. La facciata, interamente decorata, è composta da pannelli affrescati con motivi geometrici e floreali, un unicum nell'architettura balcanica. Tra l'altro noi siamo entrati nel giardino perché c'era la porta aperta, ma la moschea era chiusa. Dopo 5 minuti è venuto un signore dal bar di fronte e ci ha aperto. Ovviamente abbiamo pagato, il biglietto, il prezzo del biglietto che c'era da pagare e ci ha fatto visitare la moschea. È stata una delle poche volte in cui siamo riusciti a visitare una moschea, in quanto non siamo musulmani, quindi di solito non è possibile. Ogni superficie esterna è ricoperta da ornamenti che emulano maioliche e marmo. Gli artigiani locali inoltre sono riusciti a combinare i pigmenti tali da creare un effetto cromatico duraturo nel tempo. All'interno la decorazione si intensifica con motivi floreali e arabeschi e non c'è uno spazio vuoto in pratica. La moschea rimane un punto di riferimento per Tetovo e soprattutto per l'arte islamica nei Balcani. La strada verso Skopje segue la valle del fiume Polog e in meno di un'ora si arriva alle colline che precedono Skopje e soprattutto all'area naturale del Canyon Matka. A pochi chilometri da Skopje la valle si restringe in una fenditura rocciosa. È proprio qui che si apre il Canyon di Matka, un'area protetta dove il fiume Treska ha scavato per millenni il suo corso tra le montagne. A pochi chilometri da Skopje si apre il Canyon di Matka. Le pareti calcaree scendono sul lago formato dal fiume Treska che attraversa il canyon. Il nome Matka in macedone significa utero ed è tradizionalmente legato alla figura della Vergine Maria. Per secoli questo luogo ha offerto rifugio a monaci, eremiti e rivoluzionari in fuga dalle incursioni ottomane. Le pareti del canyon ospitano resti di chiese e monasteri medievali, oggi nascoste dalla vegetazione. Alcune di queste chiese e monasteri furono costruite dai primi monaci ortodossi, altre invece servivano come rifugio dalle invasioni, come il monastero di Bogorodica e la chiesa di Sveti Andrei. Tra le pareti del canyon si trova la grotta Vrelo, una delle più profonde d'Europa. Le sue cavità sommerse, esplorate da subitaliani e belgi, sono state raggiunte fino a 212 metri di profondità, senza toccarne il fondo. L'area è accessibile al pubblico tramite brevi escursioni in barca o in kayak. Lungo il percorso le pareti si innalzano fino a 200 metri e l'intera escursione fino alla grotta Vrelo dura circa 2 ore. Vi informiamo che per raggiungere il Canyon Matka da Skopje
si può utilizzare sia il bus che il taxi. Dal Canyon Matka risaliamo la strada verso Skopje, ma prima ci fermiamo in un punto che è molto caro agli abitanti di questa città. In meno di 40 minuti si raggiunge il monte Vodno, un rilievo boscoso che domina Skopje e segna il confine naturale della città. Il monte Vodno è un punto di riferimento per gli abitanti di Skopje e dalla sua sommità si erge la Millennium Cross, una croce costruita nel 2002 per celebrare 2000 anni di cristianesimo. Il monte offre vari sentieri immersi nel bosco ed è collegato da una funivia che arriva circa a metà percorso. Inoltre, molte famiglie o comunque persone del posto utilizzano, i loro weekend per fare queste escursioni. Per il Monte Vodno è possibile prendere un bus che costa circa 35 dinari macedoni. La discesa dal monte Vodno ci porta verso la città, verso Skopje, che si espande nella valle del Vardar, un mosaico di quartieri moderni e tracce del passato ottomano. Skopje è la città più popolosa della Macedonia del Nord, ovviamente, e le sue origini risalgono all'epoca bizantina e ottomana, ma l'attuale skyline è stato segnato da una storia recente di costruzione e rinascita, potremmo dire. Nel 1963 un terremoto devastò Skopje, provocando oltre 1000 vittime e distruggendo gran parte del centro urbano. In seguito la capitale jugoslava fu ricostruita con il sostegno delle Nazioni Unite e di numerosi governi internazionali. In particolare l'architetto giapponese Kenzo Tange fu incaricato di progettare il nuovo piano urbano, basato sui principi del modernismo e del movimento metabolista. Però negli ultimi decenni il volto di Skopje è cambiato ancora una volta. Infatti, con il progetto Skopje 2014, voluto dall'ex primo ministro Nikola Gruevski, ha trasformato il centro in un insieme di edifici neoclassici e statue monumentali ispirate all'antichità. Un'operazione controversa, pensata principalmente per celebrare l'identità nazionale, ma criticata per l'impatto urbanistico e i costi elevati. Difatti, alcune strutture mostrano già i segni di deterioramento a pochi anni dalla costruzione. Gran parte dei luoghi storici di Skopje si concentrano nella città vecchia, ovvero la parte ottomana. Qui il ponte di pietra collega le due rive del Vardar e la fortezza veglia dall'alto. Difatti questa fortezza domina tutta Skopje e c'è un punto panoramico bellissimo sulla città. Dalle origini bizantine alle visioni futuriste del Novecento, la città ha attraversato epoche e identità diverse, conservando un equilibrio tra memoria e trasformazione. La fortezza Terdina Kale segna il punto in cui ebbe inizio la città di Skopje. È stata costruita nel VI secolo dai bizantini e poi successivamente ampliata dagli ottomani. Le mura si estendono per oltre 300 metri, offrendo un punto di vista privilegiato sulla valle del Vardar. Dalla sommità si distinguono chiaramente la Carsia, il ponte di pietra e i quartieri moderni della capitale. L'area oggi è priva di pannelli informativi, ma ci sono vari reperti che provengono dal Neolitico anche. Inoltre dovevano essere costruiti 2 musei all'interno, ma i lavori sono stati interrotti. Lasciando la Terdina Kale, il percorso scende verso la città vecchia. Nascosta tra le vie della Carsia, la chiesa di Sveti Spas si trova a circa 2 metri sotto il livello stradale. Questa chiesa è parzialmente interrata e risale al XIV secolo. Perché è parzialmente interrata? Questo deriva da un antico divieto ottomano che prevedeva appunto che le chiese non potessero essere più alte delle moschee. All'interno questa chiesa custodisce l'iconostasi, lunga 12 metri ed alta 7, che è stata realizzata da dei maestri artigiani macedoni e questa fu realizzata appunto nel XIX secolo. L'opera, intagliata nel legno, raffigura degli episodi biblici. Questi sono stati scolpiti su più livelli, frutto della tradizione artistica di Debar. Nel cortile della chiesa riposa Goce Delchev, eroe nazionale e leader dell'organizzazione rivoluzionaria interna macedone. La sua attività politica e la sua morte nel 1903 lo resero simbolo della lotta per l'autonomia macedone. La Carsia è il quartiere ottomano di Skopje e è il meglio conservato dei Balcani. Sorge sulle colline che dominano la riva nord del fiume Vardar e questo quartiere segue ancora il tracciato originale ottomano.
e tutt'oggi si trovano botteghe e piccole moschee. Il Bit Pasar rappresenta l'anima commerciale della città. È attivo fino all'epoca ottomana e ad oggi è il più grande della Macedonia del Nord. Si estende dalla Carsia fino alle strade moderne e poco più avanti si trova il Çifte Hamam. Questo è un antico bagno ottomano, oggi trasformato in uno spazio espositivo della Galleria Nazionale di Macedonia. Costruito nel XV secolo, rappresentava uno dei più grandi hammam pubblici di Skopje. L'edificio conserva la tipica struttura dei bagni a doppio impianto ottomani. Questo è dovuto ad ambienti separati per uomini e donne, da qui il nome Çifte. Oggi queste sale ospitano una galleria nazionale dove si possono trovare delle mostre temporanee e installazioni contemporanee. Pochi passi più avanti troviamo invece la moschea Murat Pasha. Questa moschea è una delle più antiche testimonianze islamiche a Skopje. La struttura originaria risaliva al XV secolo, ma fu distrutta poi da un incendio circa nel 1800 e quindi poi venne ricostruita solamente nel XIX secolo. La torre dell'orologio di questa moschea, sormontata da due punte rosse, è un elemento particolarmente raro in Macedonia, anche se l'orologio originale è andato perduto. Accanto alla moschea rimangono i resti della madrasa ottomana, dove una volta vi era l'insegnamento coranico. Un altro bagno turco come il Çifte Hamam è il Davut Paşa Hamam, costruito nel 1473. Oggi è chiuso ma ospita la collezione permanente della Galleria Nazionale Macedone. Tra l'altro è uno degli edifici più grandi ottomani al di fuori di Istanbul. Sulla riva opposta della Carsia, Plošta Macedonia, ovvero la piazza più famosa di Skopje, nonché centro monumentale. Infatti al centro si concentrano statue, archi e tutti quegli elementi che sono stati introdotti con il progetto Skopje 2014. Al centro domina la statua equestre di Alessandro Magno, che va a completare quello che è il pensiero di rinascita nazionale che voleva dare questo progetto. Proprio qui andiamo a fare l'ultimo excursus storico sulla Macedonia del Nord. Con la dissoluzione della Jugoslavia nel 1991, la Macedonia dichiarò l'indipendenza. L'uso del nome Macedonia provocò un lungo conflitto diplomatico con la Grecia, che è stato risolto solo nel 2019 con il cambio ufficiale in Repubblica di Macedonia del Nord, che permise l'ingresso nella NATO. Negli anni recenti il paese ha vissuto instabilità politica, infatti nel 2016 il premier Gruevski si dimise per scandali e si rifugiò in Ungheria. Dal 2017 infatti Zoran Zaev guida governi di coalizione aperti alle minoranze e favorevoli all'integrazione internazionale. La Turchia inoltre è diventata un partner economico e politico rilevante. Oggi la Macedonia del Nord affronta il peso della propria storia e le identità divise della regione macedone, Nord Macedonia, Grecia e Bulgaria, in un contesto ancora segnato da tensioni culturali e geopolitiche. Se avete più tempo vi ricordiamo che qui a Skopje ci sono altre 3 chicche da visitare, ovvero la casa memoriale di Madre Teresa, che sorge sul sito dove è stata battezzata, l'Holocaust Memorial Center e il Museo Nazionale. Ragazzi, questo viaggio in Macedonia termina qui, speriamo vi possa appassionare tanto quanto ha fatto con noi e noi vi salutiamo. Beh, sicuramente visitare questo paese non è scontato, anzi, credo che molti di voi non ci penserebbero neanche. Ma il bello è proprio questo, scoprire posti insoliti fuori dalle rotte turistiche che hanno la loro unicità e la loro anima. Noi torniamo a casa, ma presto saremo di nuovo insieme, come sempre, alla scoperta di un altro paese del mondo.